Una volta che io ho terminato questa piastrellina, per questo nuovo lavoro a me devo vedere un po' quanto me ne servono. In base a quanto me ne servono e man mano che andiamo avanti con il lavoro vi saprò dire quante piastrelline farò. E iniziamo così ad unirle fra di loro e quindi adesso prenderò un'altra piastrellina e iniziamo subito con l'unione dell'una e dell'altra. Andiamo adesso a cucire le mattonelle una insieme all'altra. Io come vedete le altre le ho cucite perché quello che sto realizzando questa borsa, naturalmente io ne ho fatte solo 6 mattonelle. Quindi andiamo adesso a cucire queste mattonelle perché vedete sono identiche e quindi andiamo a fare una cucitura a rilievo che mette in risalto queste piastrelle. Quindi cosa andiamo a fare? Le uniamo tutte e due così. Come ben notate, noi qua nell'angolino avevo lavorato una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Quindi cosa vado a fare adesso? Prendo il filo, non lavoro nessun campietto, quindi lo lascio così com'è e inserisco l'uncinetto, vedete dove è la catenella e prendo il filo. Naturalmente prenderò sempre il lavoro dal dritto, vedete, in modo tale che venga questa cucitura a rilievo per dare un po' di vivacità di più alla borsa e vado naturalmente nell'altra catenella qua. Ecco qua, quindi li metto tutte e due insieme vicini e vado a lavorare una maglia bassissima. Adesso vado a prendere i punti nelle catenelle successive, però internamente, vedete qua, la parte interna della maglia bassa. Qua noi abbiamo lavorato l'ultimo giro con delle maglie basse e vado a lavorare una maglia bassissima. Quindi entro, vedete? Nella parte interna della catenella della maglia bassa sottostante e lavoro una maglia bassissima. Naturalmente i punti sono identici perché le mattonelle sono state lavorate allo stesso modo, quindi non è difficile prendere vedete come viene a rilievo. Si potrebbe anche cucire con l'avoa, però non viene questo motivo qua a rilievo. A me piace di più questo motivo qua, quindi ho preferito fare questo lavoro con la maglia bassissima. Sono quasi arrivata al termine. Sono, vedete, l'ultima maglia bassa e poi lavoro la catenella finale. Quindi ho terminato, chiudo con una maglia bassissima e taglio il filo. Come ben vedete io ho lavorato 6 mattonelle perché per questo mio progetto a me servono 6 mattonelle. Adesso, dopo avervi mostrato come si chiudono le mattonelle con questa forma dritta qua in rilievo,
vado a chiudere l'ultima. Dopo aver chiuso l'ultima mattonella, io cosa vado a fare? Vi spiego adesso che poi vi mostrerò. Vado a lavorare un giro, due, poi vediamo un pochino di maglie basse sotto, perché io devo naturalmente appoggiare la base per la borsa e poi vado a lavorare di sopra, incomincio a lavorare con delle maglie basse e poi man mano che andiamo avanti vi dirò come lavorarla, che cosa dobbiamo fare. Una volta che ho unito le piastrelline una unita all'altra, adesso cosa vado a fare? Vado a iniziare la parte di sopra di questa borsa, quindi mi aggancio con l'uncinetto dentro una maglia e vado a lavorare delle maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la mia prima maglia bassa. In ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa. E adesso ho iniziato la parte sopra della borsa. Sto arrivando al centro delle piastrelline. Ecco qua. Al centro qua lavoro l'ultima maglia bassa e poi al centro qua lavoro un'altra, anzi no, qua dentro la prossima lavoro un'altra maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Una volta che ho terminato di lavorare il primo giro di maglie basse, mi sono alzata con 3 catenelle e inizio il giro lavorando delle maglie alte. Continuiamo a lavorare in tondo a maglie alte fino ad arrivare qua. Poi naturalmente una volta arrivata alla fine del giro io ancora la sto lavorando, quindi deciderò se cambiare colore e come farlo. Al termine del giro mi sono chiusa con una maglia bassissima. Adesso per prima cosa voglio precisare una cosa che mi sono dimenticata di dirvi nei giri precedenti. Quando noi arriviamo qua, io qua avevo detto che non facevo nessuna maglia bassa, invece al centro ho lavorato una maglia bassa. Naturalmente a me i punti in tutto sono 166, può darsi pure che ne abbia fatto qualcuno in meno, qualcuno in più, può capitare lavorando e prendendo i punti, può anche capitare a me. Comunque sono 166, per me vanno benissimo perché adesso devo iniziare un lavoro che è un multiplo di 3. Quindi cosa vado a fare? Vado a lavorare nella prima maglia alta una maglia bassissima, nella seconda, cioè la terza, una maglia bassissima. Mi alzo con 1, 2, 3 e una 4 che sarebbe la maglia perché le 3 corrispondono alla prima maglia alta, poi una catenella, filo sull'uncinetto, ritorno indietro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Quindi eseguirò, salto la prima, la seconda e nella terza vado a lavorare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, rientro, vado indietro, vedete, salto quella centrale e vado nella prima e lavoro una maglia alta.
In poche parole mi viene un incrocio con le maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto la prima, la seconda, nella terza, scusate un attimo che vedo bene se questa è lavorata, quindi la prima, la seconda e la terza, nella terza vado a lavorare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, rivado indietro, salto questa qua e vado in quest'altra e lavoro una maglia alta. In poche parole vado indietro come il gambero. 1, 2, 3, nella terza una maglia alta, una catenella, rivado indietro e salto la prima, nella seconda lavoro una maglia alta e lavoro così per tutto il giro. Sono arrivata al termine del giro e mi vado a agganciare, vedete qua noi avevamo 4 catenelle, nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima, entro nella catenella, lavoro un'altra maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, corrispondono alla mia prima maglia alta, rientro, lavoro la seconda, rientro e lavoro la terza. Quindi in ogni, vedete, spazio qua della catenella, io lavoro 3 maglie alte. Il lavoro si presenta così. Continuiamo a lavorare così sino alla fine del giro. Adesso riprendo il lavoro dalla parte di sotto delle piastrelle, quindi vado a lavorare delle maglie bassissime. Cosa vado a fare? Mi aggancio in una catenella qualsiasi, inserisco l'uncinetto, prendo, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, entro nel prossimo punto che è una maglia bassa e lavoro una maglia bassa, rientro qua e lavoro così per tutto il giro della circonferenza di queste piastrelle delle maglie basse. C'è il filino dietro che lo devo nascondere. Scusate, sono un po' rauca. Ecco qua. Arriviamo alla parte centrale. Ogni tanto mi si incarbuglia il filo. Ok, siamo arrivati alla parte quasi centrale. Questi fili che ci sono, vedete, delle mattonelline, noi li mettiamo così, li nascondiamo lavorando le maglie basse, per chi non li avesse tolte come me. Siamo nell'ultima maglia. Siamo adesso al centro, vedete, delle lavorazioni, entriamo qua dentro e lavoriamo una maglia bassa. Quindi andiamo nella prossima e lavoriamo e continueremo così
per tutto il perimetro di tutte le piastrelle. Adesso, terminato il corpo della borsa, dobbiamo fare il sotto. Quindi un fondo che misura 30 x 10, questa è la parte di sotto, vedete? E noi adesso andiamo a lavorare questo fondo. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Ci andiamo ad agganciare, facciamo un anellino magico. Io naturalmente vado ad agganciarmi al centro qua. Del fondo. Quindi entro con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Questa è la mia prima maglia bassa. Siccome i fori sono iniziamo sempre da questo punto qua, vedete qua. Quindi iniziamo con 2 maglie basse. Nel prossimo buchino del lavoriamo 3 maglie basse. Prossimo 3 maglie basse, poi 2, il prossimo ne facciamo 3, stiamo alternando 2 di 3 e 1 di 2. Quindi alterniamo 2 e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, cioè 1 nel senso che vengono 2 di 3 maglie alte, quello 1 di 2 maglie, cioè 2 3 maglie basse, quello di 1 sono 2 maglie basse. Allora sono arrivata qua, quindi vado a lavorare le 2 maglie basse perché dopo 3 vengono 2 lavorate maglie basse. Ed eseguo 2 catenelle. Vado nel prossimo buchino, lavoro 2 maglie basse e altre 2 catenelle. Nel prossimo qua lavoro altre 2 sì, perché questi 5 ne lavoriamo 3. Nei 5 buchini centrali noi lavoriamo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Poi un'altra cosa, io sono ripartita dalla parte centrale del fondo, poi vi regolate voi dove volete ripartire, se vi viene, perché adesso dobbiamo mettere la rete. Se voi vi viene, mi chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia e chiudo. Quindi vi stavo dicendo, se a voi viene più facilitata la parte laterale, cioè agganciarvi da questo lato oppure da qua, da dove a voi viene più facile agganciarvi, vi agganciate per iniziare il lavoro. A me naturalmente non ho preferenza dal centro, laterale, eccetera, e quindi mi sono agganciata qua. Adesso dobbiamo mettere la rete. Come si fa? Io ho preso una rete canvas, queste sono rete che vengono chiamate rete canvas e serve per poterla mettere qua laterale alla borsa in modo tale che poi il lavoro si mette sopra, naturalmente poi viene foderata sia al di fuori che dentro la rete e
E adesso vediamo un po' come bisogna agganciarla. Io vi dico che in ogni buchino di questa rete va lavorata una catenella del fondo. È un pochettino... Poi un'altra cosa vi devo dire, siccome i fogli della canvas non sono abbastanza lunghi per quanto il perimetro di questo fondo, quindi io l'ho agganciata così per adesso, ne ho presi due pezzi, li ho agganciati così, poi naturalmente li cucirò. Adesso andiamo a vedere come dobbiamo. Per prima cosa mettiamo il filo che noi dobbiamo lavorare, lo mettiamo sotto qua nel dito, vedete? Qua. Poi prendiamo la rete, la mettiamo sopra il dito, così. È un po' difficile qua sinceramente. Entriamo naturalmente con, vedete, l'uncinetto dentro la rete, prendiamo, anzi prima entriamo nel punto, qua, entriamo nella rete, prendiamo il filo, rientriamo nel punto della base e lavoriamo un punto basso. Quindi entriamo nel punto basso, vedete? Rientriamo con l'uncinetto sempre nella rete, prendiamo il filo e usciamo da tutte e due fuori e lavoriamo un punto basso. Questo lavoro qua lo dobbiamo fare per tutto il perimetro del fondo. Naturalmente questo lavoro lo dobbiamo fare nella parte, vedete, del dritto del fondo, perché questo è il rovescio. Qua dove abbiamo la catenella, vedete, entriamo dentro, prendiamo e lavoriamo un punto bassissimo sempre, poi rientriamo. Ok, rientriamo, continuiamo così a lavorare, come vi ho detto prima, sino al termine. È un po' difficile lavorare con la rete, se no vi giuro che è una cosa semplicissima, proprio. Però lavorare così sotto la telecamera è un po' fastidiosa. Ci vediamo, vedete come viene? Al termine del giro. Come ben potete vedere, io ho già inserito la rete nel fondo di questa borsa, vedete? Con l'uncinetto ho legato la rete al fondo. Però vi devo dire una cosa, che siccome il mio fondo è grande, 76 centimetri, quindi la circonferenza di questa rete era troppo grande, quindi cosa ho dovuto fare? Arrivata a questo punto qua, io cosa ho fatto? Ho inserito un'altra rete, non ho fatto nient'altro di particolare, e lavorando nel prossimo buchino della rete la maglia bassa, e poi naturalmente ho cucito con un ago questa parte qua sopra, come del resto ho fatto alla fine. Poi una volta cucita da quella parte sono arrivata al fondo dove avevo iniziato e ho cucito le due parti. Ho misurato la borsa con il pezzo del lavoro che io ho fatto e va benissimo. Quindi a me non importa, vedete che è abbastanza alta, non l'ho tagliata perché naturalmente una volta che io l'ho misurata e l'ho cucita sotto, la potrò stendere giusta nel modo suo perfetto per poi poterla cucire. Quindi l'ho lasciata, adesso poi vi faccio vedere come viene.
Però un'altra cosa che vi devo dire, siccome io, come ben vedete, di sotto ho fatto le piastrelle, quindi le piastrelle, in poche parole, se io metto questa parte qua della borsa sopra la rete, si vede la rete sotto. Quindi cosa vado a fare? Ho preso un pezzettino di stoffa di fodera e vado a posizionarla in questo modo in tutto il perimetro della borsa, dopodiché la vado a cucire con punti abbastanza pure larghi, non è che dovete stare proprio a cucirla in modo perfetto, la cucio da tutte le parti fino a qua, così. La cucio perfetta, adesso questa naturalmente è molto più grande, poi ve la faccio vedere finita. E qua sopra la lascio un pochino così, la cucio così, per in modo tale che se misurando la borsa poi è un po' più piccola la vado ad alzare, se è un po' più grande la inserisco dentro, ma questo lo vedo dopo aver cucito la parte della borsa sotto. Una volta cucita la fodera internamente, poi ne vado a fare un'altra per l'interno. Se volete la potete fare o dello stesso colore, oppure se vi ritrovate internamente la fate di un colore, esternamente la fate in un altro colore. Io ho preso quello là perché è un colore più scuro rispetto, per dare un contrasto tra la piastrella e la fodera. Poi naturalmente una volta vedete come sta perfetta, e questo è il modellino. Naturalmente poi dovrò lavorare, per questo vi dicevo io la rete l'ho lasciata un po' più lunga, perché poi una volta cucita qua sotto la borsa, stendendola un pochino e lavorando la maglia bassa, perché poi dobbiamo lavorare delle maglie basse e cucirla insieme alla rete, si allunga un pochino e quindi non l'ho tagliata per questo motivo qua. Quindi adesso dobbiamo andare a inserire quella fodera, che è una cosa semplicissima, e poi vi dico come cucire questa parte qua. Allora, io ho posizionato già la fodera, l'ho cucita qua e qua, solo che qua l'ho cucita a punti larghi, come vedete, ho lasciato un pochino. Perché dite voi? Perché una volta inserite le mie piastrelle qua, io non so quanto è lunga o quanto ancora la devo fare lunga questa parte qua. Quindi basta che io per esempio la faccio un pochino così, vedete? E faccio poi il punto basso qua sopra. Quindi non vi preoccupate come voi la cucite. Adesso andiamo ad fare la parte sotto con maglie bassissime e unirla al fondo. Adesso andiamo ad agganciare la parte dove ci sono le mattonelle con il fondo. Quindi cosa devo andare a fare? La stessa lavorazione che ho fatto per unire le mattonelle. Quindi prendo il filo, per prima cosa mi aggancio con la parte delle mattonelle e prendo la catenella, ecco qua, questo lo nascondiamo dentro e vado ad agganciarmi in una delle catenelle delle maglie basse sottostanti. Scusate se vedete il filo qua. Ok. E mi chiudo con una maglia bassissima. Questo lo mettiamo qua dentro. Poi vado nella seconda. Mi vado ad agganciare nella seconda, vedete? E lavoro una maglia bassissima. L'importante è che si prendano tutte le maglie basse. È un po' difficile qua.
Adesso mi giro il lavoro perché sennò non riesco bene a lavorare. Guardate un po'. Niente. Ok, ci sono riuscita. Questo è un filo che poi devo tagliare. Quindi mi aggancio qua, entro qua dentro, entro qua. E lavoro una maglia bassissima. Io ho terminato di fare il perimetro sotto, di lavorarlo con l'uncinetto, dopodiché cosa ho fatto? Ho alzato per bene per vedere se la rete corrisponde all'altezza del lavoro della borsa e ho, come vedete, messo delle mollettine, un attimo, ecco qua. Ho messo delle mollettine per vedere se va bene come larghezza, come tutto. Adesso cosa vado a fare? Devo attaccare la borsa, il lavoro della borsa alla rete. Quindi io vado a fare un giro di maglie basse. Siccome voglio cambiare colore, voglio ripassare l'altro colore che c'è nella borsa. Quindi prima di fare la maglia bassa cosa vado a fare? Mi unisco nell'ultimo qua, nell'ultimo punto, l'ultimo punto lavorato in color panna, cambio colore. È un po' difficoltoso farvi vedere. Allora, mi inserisco con l'uncinetto nella terza catenella, prendo l'altro colore, chiudo con una maglia bassissima. Naturalmente tolgo questa pinza, se no mi dà fastidio. Naturalmente questi due fili li metto internamente. Entro così nello stesso punto, nel punto successivo, vedete qua, nella maglia bassa, nella maglia del lavoro, e dentro, guardate, dentro la rete, e tolgo il filo e lavoro una maglia bassa. Entro nella prossima, entro poi nell'altra, vedete qua, e lavoro una maglia bassa. In poche parole, in ogni punto sottostante, e poi entriamo nella rete, nel punto successivo del forellino della rete, e lavoriamo una maglia bassa. Li prendiamo tutte e due insieme, uno e poi due. E continuiamo a lavorare così
per tutto il giro della borsa. Così automaticamente uniamo la borsa alla rete e viene lavorata così. Allora, dopo aver fatto l'ultimo giro di maglie basse, ho chiuso il giro, adesso devo andare a inserire i manici. Io ho preferito mettere questi tipi di manici qua. Quindi cosa sono andata a fare? Ho diviso la borsa a metà. Scusate che tolgo queste cose qua. Ho diviso la borsa a metà e sono andata a trovarmi a dividere qua. Vedete, prima ho trovato il centro, poi ho contato di questi motivi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. All'11°, nella prima catenella, vedete che ho messo il segnetto? Ho lasciato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e qua ho messo il segnetto. Adesso io ho preso il cotone e l'ho messo doppio. E cosa vado a fare? Vado a fare delle maglie basse per poter inserire questi manici. Quindi vado a lavorare a fare per prima cosa un cappietto magico, un cappietto, non un cappietto magico, scusate. Quindi un cappietto. Quindi cosa vado a fare adesso? Vedete qua dove ho messo il segnetto? Ho messo un punto in più rispetto a dove devo cominciare a lavorare. Quindi tolgo il segnetto con l'uncinetto, entro non qua nella maglia bassa, entro qua dentro, contemporaneamente entro nella rete. Vedete, con l'uncinetto. Quindi prendo, aspettate un attimo che ho preso sia uno che l'altro, non... Allora, rientro di nuovo. Dov'era? Qua. Così, questo lo metto dietro e lavoro. Ho lavorato il cappietto magico, mi sono agganciata qua con una maglia bassissima. Adesso cosa vado a fare? Prendo la catenella, la passo davanti al... Quindi vado nella prossima maglia, quindi vado qua. Vedete qua c'ho la maglia bassa? Io vado ad agganciarmi qua dentro la rete. Entro dentro la rete. Qua. Prendo scusate che sono due fili e quindi vado a prenderli tutti e due, eccoli qua. Li alzo e lavoro una maglia bassa. È un po' fastidioso sto cavolo. Vedete? Ho fatto la prima maglia bassa, poi cosa vado a fare? Entro nella seconda maglia, prendo esco e lavoro un'altra maglia bassa.
poi rientro nel terzo buchino qua, vedete? Prendo il filo, un po' più difficoltoso perché devo entrare dentro la rete e lavoro una maglia bassa, rientro qua e lavoro un'altra maglia bassa. Arrivati a questo punto dobbiamo lavorare l'ultimo punto. Cosa facciamo? Prendiamo un attimo che sposto il cappietto qua che stiamo lavorando, la maglia bassa lo passiamo dietro, qua, lo stringiamo e andiamo a lavorare l'ultimo punto basso qua dentro. Stringiamo, ultima catenella e andiamo a tagliare il filo che poi nasconderemo qua dietro. Adesso non mi rimane altro che tagliare i fili. Come ben vedete la borsa è terminata, è veramente bella, comoda, capiente, grande. E niente, devo mettere soltanto la fodera. E con me ci vediamo al prossimo tutorial. Spero di essere stata ben chiara in questo. E se vi va iscrivetevi al mio canale e così e cliccate, mi raccomando, la campanellina, così ogni volta che uscirà un video, cioè un video, un mio tutorial, sarete subito avvisati da una notifica. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Un bacione.